Allora, buongiorno a tutti. Cogliamo questa occasione bellissima, questo lunedì mattina, per esprimere ovviamente la nostra gioia per le dimissioni dall'ospedale del Papa. Gli auguriamo tutti una serena guarigione affinché possa ritrovare prestissimo le forze per continuare la sua missione con il consueto coraggio e la sua luce riparatrice. Siamo vicini al Papa con la preghiera e con profondo affetto. Io do subito il benvenuto ai nostri ospiti oggi qua, che sono Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, il Professor Padre Alberto Carrara, Presidente del Comitato Organizzatore, il Professor Giulio Maira, neurochirurgo e fondatore della Fondazione Attena, il Professor Ramakrishnan, Premio Nobel per la Chimica 2009, e il Professor Juan Carlos Belmonte, scienziato specializzato in biologia delle cellule staminali e medicina rigenerativa. Ma perché oggi stiamo qua proprio per presentare il Vatican Longevity Summit, sfidare l'orologio del tempo. È l'evento inaugurale che si tiene oggi all'auditorium del Centro Congressi Agustinianum. È un summit che riunisce scienziati, premi Nobel e leader mondiali per affrontare una delle sfide cruciali del nostro tempo: promuovere un invecchiamento sano, sostenibile e integrale. Il summit nasce su iniziativa di padre Alberto Carrara, decano della Facoltà di Filosofia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e presidente dell'Istituto Internazionale di Neurobioetica, e di Viviana Casam, presidente del Brain Circle Italia, scomparsa nell'ottobre del 2024. L'evento ha il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita. Allora, Papa Francesco offre una visione dell'invecchiamento lontana dagli stereotipi della modernità. Sottolinea il valore degli anziani come memoria e saggezza della società. La vecchiaia, come sappiamo, come ce lo ribadisce, è un tempo di grazia, un'opportunità per trasmettere valori, testimoniare la fede e vivere relazioni profonde. Non è quindi un declino da temere. E con queste parole io passerei la parola al Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia. Grazie della parola. Devo dire che ho accettato molto volentieri di offrire il patrocinio al convegno, al congresso, quando Padre Alberto me ne ha parlato, perché il tema della vecchiaia è un tema cruciale in questo nostro tempo, anche se non tutti ne comprendono la forza e l'urgenza. Ci sono studiosi che parlano del XXI secolo come il secolo della vecchiaia. Basti pensare che il Novecento, quindi dal 1900 al 2000, gli abitanti dei paesi occidentali hanno guadagnato circa 30 anni di vita in più. E il pianeta, entro il 2050, quindi fra 25 anni, vedrà crescere il numero degli anziani a più di 2 miliardi, il 22% della popolazione, che è una grande conquista ovviamente dell'umanità. Potremmo dire che si realizza un antico sogno, quello di non morire più da giovani o da ragazzi. Le generazioni che ci hanno preceduto, infatti, hanno sperimentato il dramma della mortalità infantile di massa, potremmo dire. Oggi non è più così. La vita è aumentata appunto di 20-30 anni e la morte, salvo gli interventi irrazionali, irragionevoli dell'uomo, la morte oggi riguarda gli anziani, noi anziani. Per certi versi, grazie a Dio, perché vuol dire che in qualche modo l'equilibrio dell'età si ricompone. Ma qual è il problema? È che noi viviamo nel cuore di una gigantesca contraddizione, perché l'intera cultura
ordinaria ritiene la vecchiaia un naufragio. Lo diceva già De Gaulle. La vecchiaia è un naufragio. Persino il termine vecchio è bandito. E molte volte a me dicono, magari vedendo che ancora mi muovo, lei è diversamente giovane. E io dico, questa è un'offesa. Io sono vecchio perché gli anni me li sono guadagnati tutti, uno a uno. E quindi vorrei cambiare la cultura profonda. Essere vecchi è una grande conquista, ed è un onore, anche solo per augurare a chi è più giovane che ci arrivi. In questo senso, questo convegno tocca un punto cruciale che in realtà coinvolge l'intero assetto dell'umanità. Cioè che noi vecchi viviamo 20-30 anni in più non è un'aggiunta quantitativa, è una irruzione che sconvolge le relazioni all'interno dell'intera società. Basterebbe solo pensare che per la prima volta nella storia oggi convivono 4 generazioni, a volte 5. Bambini, giovani, adulti, anziani. E come a me piace fare questa immagine, è come un palazzo a 4 piani. Prima si parlava della vecchiaia come terza età, in realtà è la quarta età. Tuttavia questo palazzo, a parte lo squilibrio abitativo, il piano terra comincia a essere problematico, è un palazzo che rischia di non avere né scale né ascensori. È il dramma della incomunicabilità tra le generazioni. Ecco, ora, di fronte a questo scenario è indispensabile una nuova attenzione. E a me fa piacere sottolineare che anche, lo dirò oggi pomeriggio, anche per la Chiesa è una grande sfida. Faccio solo un piccolo esempio. In tutte le diocesi c'è un sacerdote per i giovani, in nessuna un sacerdote per gli anziani. Siamo di più, crediamo di più, frequentiamo di più, ma l'attenzione è diversa. Giovanni Paolo II se ne rese conto e fece una bellissima lettera agli anziani in occasione del Giubileo del 2000. Benedetto, un altro testo molto bello, ma Papa Francesco ne ha colto l'urgenza. Non solo si è inventata una nuova festa per i nonni, coinvolgendo quindi, a differenza delle Nazioni Unite, anche i nipoti, come a legare queste 2 età estreme che non possono vivere senza un aiuto. Un bambino appena nato, se non ha un aiuto, muore. Per gli anziani è un problema, infatti. Ecco perché Papa Francesco ha sentito l'urgenza di una riflessione attenta e primo Papa nella storia ha declinato quella che io oserei chiamare una spiritualità della vecchiaia, una sorta di senectute moderna, un desenectute, come lo scrisse Cicerone a suo tempo. Ecco, oggi la Chiesa Cattolica ha un desenectute. Ecco perché a me pare importante questo incontro, perché tocca un aspetto cruciale. Non mi fermo sugli aspetti scientifici, che ovviamente su questo tavolo è la magna pars, ma c'è senza dubbio il tema delle vecchiaie, è un tema umanistico generale che coinvolge tutte le scienze. Ecco perché sono particolarmente lieto di poter partecipare e di dire che ci troviamo di fronte ad un evento che è esemplare per le università, per l'Università della Santa Croce, ma è esemplare per le società, perché il rischio che la cultura
generale non colga l'urgenza di un cambiamento dell'attenzione alla società è un rischio gravissimo. Ne pagheremo tutte le conseguenze amare. In Italia, mi permetto solo di dire questo, in Italia, che è il secondo paese al mondo per tasso di vecchiaia, finalmente è stata approvata una legge per riorganizzare l'assistenza agli anziani e che mi fa piacere dire che proprio in questi giorni, in queste settimane, ne inizia l'applicazione sul nostro territorio. Ma sono convinto che le riflessioni che nasceranno da questo convegno dovranno essere accolte, studiate e mi auguro che riflessioni, convegni, congressi come questo si possano ripetere. Grazie. Grazie Eccellenza. È quindi fondamentale che lavoriamo tutti insieme per garantire un invecchiamento dignitoso, riconoscendo il contributo prezioso che ogni generazione può offrire. Grazie ancora per il suo intervento, per l'impegno su questo tema così attuale e importante. Adesso vi presenterei il professor padre Alberto Carrara. È il presidente dell'Istituto Internazionale di Neurobioetica, un'istituzione che si occupa di approfondire le implicazioni etiche, morali e filosofiche delle neuroscienze e delle biotecnologie. Con la sua vasta esperienza in teologia, bioetica e filosofia, padre Carrara ha guidato l'Istituto verso un dialogo costruttivo tra scienza, etica e spiritualità, affrontando tematiche complesse legate alla neurobiologia e ai suoi sviluppi. Il suo lavoro e la sua leadership nell'Istituto mirano a promuovere una comprensione più profonda delle neuroscienze, sempre nel rispetto della dignità umana e dei valori morali. Allora, professor padre Alberto Carrara, lei ci porta anche un piccolo omaggio. Sì, grazie, buongiorno a tutti e ringrazio questa conferenza stampa e soprattutto voglio esprimere la mia gratitudine a Monsignor Vincenzo Paglia per aver dato il patrocinio della nostra Pontificia Accademia per la Vita. Io sono anche membro della Pontificia Accademia per la Vita, nella quale coordino tutto questo settore dell'ambito delle neuroscienze e neuroetica. E sono molto contento e emozionato anche perché 2 minuti fa ho ricevuto il testo che il Santo Padre, Papa Francesco, ha voluto inviarmi in occasione di questo summit e quindi con molta gioia, allegria e anche commozione procedo alla lettura di questo breve messaggio. Il Santo Padre dice così: in occasione dell'incontro sulla longevità promosso da codesto istituto sul tema Sfidare l'orologio del tempo, il Sommo Pontefice invia agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti tutti il benaugurale saluto, auspicando che l'evento susciti rinnovata attenzione agli anziani, la cui preziosa testimonianza rappresenta una ricchezza per la Chiesa e per la società. Con tali voti Papa Francesco assicura il ricordo nella preghiera e mentre incoraggia a proseguire l'impegno volto a favorire progetti di sostegno sociale, volentieri invia la benedizione apostolica. Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. È per me una grande gioia poi anche annunciarvi che il Cardinale Parolin sarà presente questo pomeriggio, aprirà lui con un saluto personale il nostro primo Vatican Longevity Summit. Abbiamo voluto appunto dire primo perché ci aspettiamo che questo incontro, che ha prettamente un carattere scientifico, riunendo 2 grandi premi Nobel, di cui uno ce l'ho alla mia destra, che hanno fatto delle scoperte significative nell'ambito della rigenerazione cellulare e della scoperta, in modo particolare, poi lo ascolteremo, della struttura dei ribosomi, che hanno aperto potremmo dire così, un vaso di Pandora. E effettivamente tutta la seconda parte del nostro convegno vedrà le applicazioni concrete a diverso ordine e livello delle scoperte di questi 2 premi Nobel. Io devo molta gratitudine a colei che è stata l'ispiratrice di questo convegno, Viviana Kasam, recentemente scomparsa, con la quale ho condiviso diverse attività legate alle neuroscienze. Viviana Kasam è stata
un'ispiratrice per molti versi, fondatrice e direttrice, presidente del Brain Circle Italia, creato con il premio Nobel Rita Levi-Montalcini diversi anni fa. Con lei abbiamo organizzato diverse attività a livello culturale per diffondere le conoscenze sul cervello umano e l'impatto di queste conoscenze. Per esempio, mi piace ricordare Cinema e Cervello, Roma-Milano, oppure l'evento molto bello che si è tenuto nel 2016 qui, intitolato Ha un sesso il cervello? E lei riusciva a vedere oltre, riusciva ad anticipare quali erano le linee delle tendenze. Effettivamente 3 anni fa, prima ancora che si parlasse così abbondantemente di longevity, di longevità, Viviana Casama aveva intuito questo. Effettivamente organizzò l'anno scorso il primo Milan Longevity Summit. A metà dell'anno scorso mi disse: perché non facciamo qualcosa a Roma, in Vaticano? Proprio perché diversi di questi relatori hanno delle proposte molto importanti, molto significative per la società, di interesse anche alla Chiesa cattolica. E quindi abbiamo concepito questa parte che si svolgerà oggi pomeriggio qui, e poi effettivamente purtroppo il Signore l'ha chiamata a sé. È scomparsa a fine ottobre, proprio 2 giorni dopo che abbiamo chiuso il programma. E ringrazio poi colei che poi ha voluto portare avanti, Marilena Citelli Francese, che ha preso in mano la presidenza del Brain Circle Italia, e insieme in questi mesi abbiamo intensamente organizzato questo summit. Un summit che vuole essere un inizio, perché il nostro obiettivo sarebbe quello di parlare successivamente dell'impatto etico dei modelli di longevità. Questo che ascolteremo nel pomeriggio sarà lo stato dell'arte, che cosa la scienza ci dice. La scienza che ha fatto tantissimi progressi negli ultimi decenni. La scienza che ha oggi una tecnologia importante a servizio del bene integrale della persona umana. Questo vorrei sottolinearlo. Quello che interessa sia allo scienziato, e parlo anche da scienziato, e sia all'uomo di fede, ma anche all'uomo comune, è che ci sia un vero sviluppo integrale della persona umana, veicolato certamente attraverso una tecnologia che vedremo, ascolteremo oggi, le meraviglie che può fare. Certamente questo, come sempre, come tutte le tecnologie, possono avere o può avere la tecnologia 2 volti. Lo abbiamo visto, e la Pontificia Accademia per la Vita dal 2020 si è fatta promotrice sulle riflessioni etiche per l'intelligenza artificiale o le intelligenze artificiali con la Rome Call for AI Ethics, e quindi la tecnologia sempre può avere 2 volti. Perché? Perché nel proprio cuore l'essere umano sperimenta questa frattura, bene e male lo chiamiamo, giusto e ingiusto, e oggi purtroppo in un mondo così in crisi, con 58 conflitti bellici, con tante cose che possono rammaricarci, la scienza può effettivamente giocare un ruolo molto importante invece per configurare uno sviluppo integrale del benessere della persona umana, di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Perché un punto fondamentale anche del nostro congresso, lo ascolterete chi vorrà partecipare oggi pomeriggio, sarà il tema anche dell'equità. L'equità di questi strumenti per la longevità, la democratizzazione della longevità sarà uno dei punti forti anche della seconda parte del convegno. Ecco, allora io vi ringrazio e ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile, sarebbe impossibile nominare tutti, che hanno reso possibile questo primo Vatican Longevity Summit, e ci auspichiamo che a partire da questo si possa creare un gruppo di lavoro, lo lancio così un'idea, un gruppo di lavoro che possa proprio portare avanti un primo tassello, una riflessione etica sulla longevità. Quali potrebbero essere i valori etici che vogliamo plasmare per guidare queste ricerche? Che visione, che modelli di longevità possiamo avere? Ce ne sono tantissimi e quindi sono tutti uguali, hanno tutti lo stesso valore. Ecco, questo è un po' la mission, anche se volete, o l'obiettivo anche non solo per oggi, ma per i prossimi anni a venire. Me lo auguro, lo speriamo, siamo nell'anno della speranza. Papa Francesco ha voluto quest'anno di speranza in un mondo che sembra crollare, invece c'è una forza più grande di noi
che effettivamente è la forza del risorto che mai ci abbandonerà. Grazie. Grazie Padre Carrara, che ci ha trasmesso così con tanta chiarezza l'importanza di un approccio integrato alla longevità. Grazie anche di averci fatto capire come è sorta questa proposta del Summit. E adesso conosciamo un pochino meglio il nostro prossimo relatore, il professor Giulio Maira. È un neurochirurgo accademico italiano di fama internazionale, fondatore e presidente della Fondazione Atena, che è un'organizzazione dedicata alla ricerca e all'innovazione in neurochirurgia. Specializzato in chirurgia cerebrale e spinale, ha ricoperto ruoli di rilievo in numerosi ospedali, istituzioni scientifiche, tra cui è stato primario di neurochirurgia presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Il dottor Maira è anche docente all'Università Vita Salute San Raffaele, autore di numerosi articoli scientifici e libri ed è un pioniere nelle tecniche innovative in neurochirurgia funzionale. A lei, professore, è un piacere averla qua con noi. Grazie dottoressa. Mi permette una correzione, sono stato primario del Gemelli, ci tengo a dirlo perché visto che il Gemelli è un ospedale che è molto legato alla Santa Sede e al Papa, aver lavorato lì è per me un elemento di orgoglio e di prestigio. Grazie comunque. Scusi, grazie. Ma dunque, parlare della longevità da uomo di scienza mi fa dire inizialmente che la longevità è un grande regalo che la scienza ci fa. Longevità significa vivere di più, ma si vive di più perché c'è chi nei laboratori passa le giornate a cercare a fare nuove scoperte, c'è chi negli ospedali cura meglio i malati, gli infermieri, i medici. Quindi la longevità è il frutto dell'attività di tanta gente che permettono di allungare la vita media delle persone. Longevità però significa anche arrivare in un'età in cui la senescenza mostra tutta la sua fragilità. Gli anziani sono fragili mentalmente, sono fragili fisicamente, si ammalano di più. Allora l'obiettivo della scienza, in questo convegno noi sentiremo eminenti scienziati che ci diranno come nei più straordinari laboratori del mondo si sta lavorando per prolungare ulteriormente la vita dell'uomo, ma anche per prolungarla in modo che la vita sia una vita sana, perché in realtà oggi la senescenza è aggravata da malattie. Noi abbiamo, in Italia facciamo un esempio, la vita media, la durata della vita è di 81 anni per l'uomo e di 85 anni per la donna, ma la durata della vita media, della vita sana è di 75 anni per l'uomo e 81 anni e 77 anni per la scienza, quindi si prevede che l'uomo abbia 6 anni di vita anziana, malato, e che la donna passi 8 anni della sua vita anziana da malato. Allora tutto questo comporta una revisione dei programmi dell'Organizzazione Sanitaria e Sociale di tutti i paesi del mondo. E i punti forti di questa organizzazione sono intanto puntare molto sulla prevenzione. Da medico ho capito che curare le malattie prima che si manifestino è molto più efficace ed è molto meno costoso. Quindi il primo punto per avere una longevità sana è puntare molto sulla prevenzione, ma puntare sulla prevenzione a tutte le età, fino a quando siamo bambini, fino a quando siamo giovani, e quindi fare gli screening necessari per età, inculcare il concetto di una vita sana, di una vita seguendo stili di vita sani. Io mi occupo anche con la presenza del Consiglio della prevenzione dell'uso delle droghe, quindi l'uso di droga, l'uso di cannabis, l'alcol e tutto questo compromettono il nostro fisico, compromettono la nostra mente e non ci permettono di arrivare ad una longevità che sia una longevità sana. Un altro problema importante nella prevenzione non è di tipo sanitario ma è di tipo sociale. Bisogna combattere la povertà, bisogna combattere la scarsa educazione, perché si è visto che povertà e scarsa educazione sono fattori di rischio importantissimi che sono contrari ad una longevità sana. Quindi un'impostazione di politiche sociali che siano non soltanto mediche ma anche di tipo di assistenza ai cittadini. Un problema importante è quello della salute della donna. Uomini e donne si ammalano diversamente. Le donne e gli uomini hanno caratteristiche biologiche diverse che si manifestano nell'espressione della malattia, nella comparsa delle malattie. Le donne vivono di più ma pagano questa longevità maggiore con maggiore longevità malata, e quindi prevenire le malattie delle donne è importante per ridurre le persone anziane malate. Secondo il World Economic Forum le donne si ammalano il 25% in più di tempo malati rispetto agli uomini. Questo comporta, vi do una cifra che sembra incredibile, comporta in tutto il mondo 75 milioni di anni persi per le donne in vita sana, in vita malata o in mortalità precoce. Quindi considerate in tutto il mondo 75 milioni di anni che le donne perdono di vita sana.
Tutto questo comporta, se noi riusciamo a superare il gap che c'è tra salute della donna e salute dell'uomo, possiamo aumentare di 1 settimana per anno la vita sana delle donne e possiamo aumentare il PIL mondiale di $1 trilione. Quindi capite quanto occuparsi della salute sia anche un investimento sanitario, significa anche avere soldi in più per prevenzione, soldi in più per ricerca, per migliorare ulteriormente le condizioni di vita dell'uomo. Da uomo che si occupa di neuroscienze non posso non chiudere questa presentazione parlandovi del problema che per me è il problema principale, cioè quello di invecchiare, vivere a lungo, ma vivere con un cervello sano. Purtroppo non sempre è così. La demenza è la 7ª causa di morte dell'anziano ed è fra le cause più importanti di dipendenza e di malattia. Si calcola che il 4% delle persone sopra i 65 anni abbiano una diagnosi di demenza, percentuale che aumenta fino ad arrivare al 13% quando si raggiungono gli 85 anni. C'è un dato estremamente importante: queste percentuali si riducono man mano che aumenta il livello culturale della persona, passando dal 7,9% in persone che non sono laureate al 2,2% in persone che sono laureate. Quindi puntare sull'educazione significa non soltanto migliorare la vita delle persone, ma migliorare la sostenibilità del sistema sanitario nazionale e ridurre il rischio che si ammalino. L'ultimo punto: quando bisogna cominciare a dare segnali di comportamenti sani? A che età? Perché questo è un punto estremamente importante. La scienza ci dice che noi nasciamo con un cervello ricchissimo di neuroni, molto più degli anziani. La scienza ci dice che i giovani sono più creativi, sono più recettivi dell'anziano. Allora cominciamo dalle primarie a passare messaggi formativi, messaggi che riguardino il significato della scienza, che riguardino l'attenzione agli stili di vita, l'attenzione al web, perché il web modifica la loro mente, attenzione a non usare droghe e a cercare la felicità non nelle apparenze, nelle cose non di scarso significato, ma cercare la felicità nella bellezza che la vita ci dà. Questo è il punto fondamentale, cioè cominciare a educare i giovani per prepararli ad una longevità sana. Sembra paradossale, ma consideriamo la vita come un lungo filo che lega tutta l'esistenza e che deve essere condotto tutto secondo gli stessi criteri, fin da quando siamo giovani. Non si può pensare di avere una longevità sana pensandoci a 65 anni, bisogna cominciare a pensarci quando siamo giovani. Questo è il messaggio principale per me, cioè la prevenzione, l'educazione deve cominciare da giovani. I giovani devono avere questa visione completa della vita. Un altro punto importante, con questo chiudo: il rispetto per l'anziano. Secondo me l'anziano deve essere considerato come una persona sacra, perché l'anziano è l'espressione massima dell'attenzione che la società ha avuto per la persona, dell'attenzione che la scienza ha avuto per la persona, dell'attenzione che il mondo ha avuto per la persona. Chi arriva sano, in una buona salute, ad essere anziano è l'espressione massima di quello che la società può fare per l'uomo. E questo è un punto fondamentale di cui ha parlato molto bene Monsignor Paglia, ma che condivido perfettamente. Grazie tante. Grazie a lei, professore, che ci ha ricordato che la longevità non riguarda solo il numero di anni che viviamo, ma soprattutto la qualità della vita che possiamo mantenere in tutti gli aspetti. E adesso vi presento il biologo, il professore Ramakrishnan, premio Nobel per la chimica nel 2009, premiato per le sue scoperte sulla struttura e la funzione dei ribosomi, e le sue ricerche hanno fornito una comprensione cruciale di come i ribosomi sintetizzano le proteine. La sua ricerca ha implicazioni importanti per la longevità, per mantenere le cellule in salute e prevenire malattie legate all'invecchiamento. Attualmente professore all'Università di Cambridge, membro della Royal Society, il professor Ramakrishnan continua a indagare come i meccanismi cellulari possono influenzare la longevità e la salute a lungo termine. The floor is yours, Professor Ramakrishnan. Yeah, thank you. I'm not sure I have much to add to what has already been said. There are a couple of things that strike me about longevity research. One is the aim is not to get people to live much longer, but the aim is to have people live healthier lives, so more of their lives can be healthy. And it's not entirely clear how we are going to achieve this, because it may be that advances in longevity not only increase our health, but also increase our lifespan, so we all end up living longer. So that's a problem that science needs to think about.
A second issue is that if we all start living longer, what kind of society will we have? We already face a world where fertility rates are going down dramatically, and as you know, Italy is one of the prime examples of that. And so we may have a society which is very lopsided in that there are very few young people and a very large number of old people. And what would that mean? And with very slow turnover and change of generations, what would this mean for the dynamic quality of a society, creativity, and also intergenerational fairness if people simply keep on accumulating power and getting old and getting influence, and there are fewer young people. And then the final thing, which others have also addressed, is economic disparity. Whenever new medical advances are made, they're often first used in rich countries and only very slowly go to poor countries. So for example, some things like antibiotics or statins are used worldwide, but other things like organ transplants are only really the province of very rich people or rich countries. And so the question is, if you do longevity research, what kinds of treatments are going to come out of it and who is going to benefit? So in many countries, the top 10% live considerably longer than the bottom 10%. For example, in the UK, which has a National Health Service, it's about 10 years. In the US, it's about 15 years. And if you look at the healthy life, the difference is even more. It's almost double in some cases. And so if you have increased longevity research and new therapeutics coming out of it, and some of them are very sophisticated and expensive, then you can imagine a two-tiered society where people who are well off not only are healthier but also live longer and therefore accumulate even more power and even more wealth to pass on to their children, and you can start seeing a divergence in society. So I think these are things that are not inevitable, but we need to think about them as we go forward. Thank you. Grazie, thank you very much. Adesso noi ascoltiamo il professor Juan Carlos Ispizua Belmonte. E lui è il presidente dell'Istituto Internazionale di No, mi scusi, ho sbagliato. Lei è lo scienziato, lei è spagnolo, però capisce l'italiano. Sì. Bravissimo. Attualmente è professore al Salk Institute for Biological Studies in California, dove guida il laboratorio di biologia cellulare. Le sue ricerche pionieristiche si concentrano sull'invecchiamento e la longevità, esplorando anche meccanismi biologici fondamentali e sviluppando tecniche avanzate come la riprogrammazione cellulare. Il suo lavoro ha aperto nuove prospettive nella medicina rigenerativa, mirando a migliorare la qualità della vita e rallentare i processi legati all'invecchiamento. Io le passo la parola, la ringrazio di essere qui. Sappiamo che lei ha un impegno subito dopo, quindi ci dovrà lasciare, però per adesso il microfono è suo. Grazie mille. It's a pleasure to be here. Thank you very much for the invitation. Just a few words related to what Monsignor Paglia has told us at the beginning. One data, about 100 years ago, the average lifespan in industrialized countries, it was about 40, 45 years old. Today it's almost double. And if we look at what was the cause for this, it was not researchers looking into increasing lifespan. The measures were hygiene, running water, vaccine, and antibiotics. And no one here will say today that these researchers were looking to increase lifespan. They are looking to increase healthiness,
to treat disease. I think it's very important that we realize that while the major risk factor for any disease is aging, what we need to live healthy is to treat diseases. And in the last 2 decades, there is huge development of technologies that allow us to treat diseases. And the treatment of these diseases as a secondary outcome will improve healthy span. All organisms are programmed to live a specific number of years. And the purpose of science, in my own opinion, is that to make that these years are as healthy as possible, not to increase lifespan for the sake of increasing lifespan. Benissimo, grazie, è stato un piacere ascoltarlo. Sono sicura che le sue scoperte avranno un impatto positivo su molti di noi, speriamo. Adesso aprirei lo spazio ai nostri colleghi giornalisti, se hanno delle domande specifiche da porre ai nostri ospiti. Eccolo lì. Grazie. Hannah Brackhouse di Catholic News Agency. Faccio le mie domande in inglese e anche italiano. This theme, besides touching all of us personally, obviously is very relevant to our Holy Father, who is 88 years old and now living through a period of significant illness. And so I wanted to ask, what are the challenges he now faces in this phase of his life and ministry? Questo argomento tocca tanto a tutti noi, ma anche ovviamente anche al nostro Santo Padre, che ha 88 anni e ora sta vivendo un periodo di malattia importante. Quali sono le sfide che il Papa ora affronta in questa fase della sua vita e ministero? Grazie. Scusami, a chi rivolge la tua domanda? Al Monsignor Paglia, ma poi anche agli altri professori e chi vuole rispondere. Grazie. Ma io ritengo che Papa Francesco rappresenti davvero, come dire, quello che noi pensiamo debba accadere con tutti gli anziani. Lui ha mostrato, lo diceva il professor Mayra, che la vecchiaia è segnata anche dalla fragilità. E la fragilità non va respinta, non va, come dire, espulsa come il demonio. Anzi, il Papa, a mio avviso, ha proposto in questi giorni un magistero straordinario, non con le parole, ma con il corpo, e dice a tutti, anche ai bambini, che siamo tutti fragili, che dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. E qui ho letto questi lunghi giorni del Papa in ospedale. Qualcuno dice che non parla con la bocca, ma l'insegnamento che ha dato con il suo corpo, a mio avviso, è una delle grandi dimensioni dell'importanza dei vecchi che non ce la fanno. La società dice li scartiamo. Ecco, Papa Francesco ci ricorda che in realtà è una voce che dovrebbe assordare quella dei fragili, che ci ricordano che non siamo Padre Eterni. Ma io non ho seguito il Papa, pur avendo molti amici al Gemelli, però l'ho seguita da fedele e da devoto al Papa. Il Papa ha avuto una malattia grave, ha avuto una fase estremamente grave di quasi da rianimazione, ha avuto problemi respiratori, ha avuto problemi infettivi, però un po' alla volta li ha superati tutti. E la cosa importante è che, come tutte le persone, adesso ha bisogno di una convalescenza. Ovviamente il fisico rimane debole, le cause che hanno portato la prima volta alla malattia potrebbero ripetersi, però il conoscere che un paziente è malato significa anche prevenire che quella malattia possa ripresentarsi. Il fatto che abbia superato la fase grave significa anche che chi l'assiste farà di tutto perché questa fase grave non si ripresenti ulteriormente.
Volevo fare una cosa che mi ha colpito molto ieri, della sensibilità e della lucidità del Papa. Di fronte a migliaia di persone che erano sotto la sua finestra, ha ringraziato quella persona che gli aveva portato un mazzo di fiori gialli. Quindi non gli importava il numero di persone, gli importava il pensiero, e ha capito la delicatezza di quel pensiero, l'ha apprezzato e l'ha manifestato il suo apprezzamento. Quindi una sensibilità e una intelligenza, una capacità di analisi ancora estremamente viva. A posto così. Altre domande? Prego. Sì, buongiorno a tutti, sono Manuel Tori, corrispondente del giornale spagnolo Il Mundo. La mia domanda era per Sua Eccellenza Vincenzo Paglia, e la domanda è collegata a quella di prima, però in chiave storica, nel senso che piacevolmente la speranza di vita aumenterà anche per i futuri pontefici, quindi la domanda non è collegata a questo pontificato neanche al prossimo, la domanda è in senso storico. La Chiesa potrebbe riflettere su come adattare i pontificati, tenendo conto che all'inizio hanno una forza fisica, ma dopo ha un altro tipo di ricchezza, sicuramente più intellettuale. Ecco, si può riflettere su come adattare i pontificati in questo secolo, per dire? Ma io credo che già in questo secolo abbiamo assistito, come dire, a papati che hanno mostrato la loro differenza di potenza fisica. Lo stesso Pio XII, non parliamo di Leone XIII, Papa Giovanni, che di fronte alla possibilità di convivere con la malattia rispetto ad una operazione che avrebbe potuto togliergli la vita, lui ha preferito, ha chiesto al medico: ma se non mi opero, quanti mesi ho? Gli dissero 8-9 mesi e lui disse: preferisco non operarmi e aprire il concilio. E questi sono gesti che fanno scuola di una spiritualità, come dire, pastorale. Giovanni Paolo II, anche lui ha avuto problemi non piccoli negli ultimi anni. Quindi il problema qual è? È che dobbiamo uscire da una concezione, come dire, troppo funzionalista. Ecco, questo è il punto. Il vecchio cardinale vicario di Roma, negli anni 45, si chiamava Marchetti Selvaggiani, che guidava sia la Sacra Congregazione della Fede, sia il Vicariato di Roma, e quando il Papa Pio XII mandò un suo emissario a dirgli che forse poteva conservare la dottrina della fede, ma lasciare Roma perché aveva la gotta e non poteva muoversi, e gli disse: dica a chi l'ha mandato che Roma si governa con la testa e non con i piedi. Quindi la storia ci dirà, ecco, la saggezza mi pare sia presente abbondantemente, e quindi vedremo via via, sapendo però, e questo spiega anche la scelta di Papa Benedetto, che è lo spirito che guida davvero la Chiesa. La Chiesa non è guidata da un Presidente della Repubblica o da un Primo Ministro, è guidata dallo spirito, e questa dimensione sfugge alle analisi che magari è pure giusto proporre o tentare di percorrere, però è un'altra cosa, ecco, questo è. Quindi certamente si rifletterà. Io ricordo quando morì Papa Luciani, è ovvio che i cardinali nel successivo conclave cercarono un cardinale di robusta costituzione e scelsero un 58enne vigoroso come era Giovanni Paolo II. Quindi c'è saggezza. Grazie. Mi sembra Franca, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io ho una domanda per Monsignor Paglia e per il professor Maira.
A Monsignor Paglia, visto che è l'animatore di questo summit, di questo convegno, si parla appunto del fatto che è aumentata la speranza di vita e ovviamente la domanda che vi siete anche fatti e che ha fatto lei all'inizio nella presentazione è: che tipo di società vogliamo creare, visto che sarà una società prevalentemente o comunque con un'abbondante percentuale di anziani. Quindi la stessa domanda si può in qualche modo traslare in campo ecclesiale, perché appunto che tipo di chiesa si può immaginare in futuro, visto che appunto ci saranno sempre più anziani cardinali, vescovi e quant'altro. Quindi se ci sarà una riflessione anche su questo e un suo pensiero appunto in questo terreno. Al professor Mayra invece una curiosità, se ci può appunto, il Papa è tornato a casa dopo questa prova fisica che ha superato, e che tipo di, se lei lo avesse come paziente, ecco, che tipo di suggerimenti gli vorrebbe dare per aiutarlo, anche, che ne so, psicologicamente, insomma, per mantenerlo sempre così fresco, così vivo, vivace, soprattutto di testa. Grazie. Allora, la prima domanda in realtà io me la sono già posta, a dire il vero, da quando il Ministro della Salute del governo italiano mi ha chiesto di proporre una legge per il riordino dell'assistenza agli anziani in Italia. Ed io man mano che ho affrontato il problema mi sono reso conto che noi vecchi in Italia, che siamo 14 milioni, abbiamo una responsabilità gigantesca. Io faccio parte di questa prima generazione di vecchi di massa. Ebbene, ormai parlo molto spesso ai pensionati. Io credo che noi vecchi dobbiamo toglierci il pregiudizio della autoesclusione, di non avere responsabilità, di essere al di fuori della vita quella vera. E qui il termine pensionamento andrebbe ripensato. Noi vecchi abbiamo una gigantesca responsabilità verso le generazioni più giovani. Dobbiamo riscoprire quale vocazione abbiamo, visto che viviamo 20 e 30 anni in più. Non sono anni che coprono una intera generazione. Mi sono fatto l'esempio più semplice. Abbiamo constatato, per esempio, che il tempo che i nonni passano con i nipoti economicamente vale una finanziaria. Nessuno lo sa, nessuno se ne rende conto. Se non ci fossero i nonni sarebbe una tragedia. Secondo punto, il rapporto tra i nonni e i nipoti ha una qualità tutta particolare, una complicità affettiva che spesso i bimbi non hanno con i genitori, travolti dal lavoro o con una cultura anaffettiva. Io credo che i nonni hanno una responsabilità enorme nel campo educativo e ne debbono essere consapevoli. Cioè non si può essere nonni così come capita. Ecco perché io ritengo che una società che ha un numero notevole di anziani deve interrogarsi, a partire dagli anziani stessi, come rendere la vecchiaia dignitosa. E se noi della prima generazione di anziani di massa non la inventiamo oggi, per voi che venite dopo sarà una tragedia che non saprete come fare, perché ho i bimbi che avranno davanti una vecchiaia che è un disastro. Che vuol dire la speranza per loro di crescere? Ecco perché credo che la domanda che lei ha posto ha un peso enorme a partire da noi anziani stessi. E poi ha ragione quello che diceva il professor Mayra. Noi cattolici abbiamo indebolito, molto indebolito,
il quarto comandamento. Lo abbiamo ridotto ai bambini che debbono obbedire ai genitori, quando indica tutt'altro. Indica che i figli, anche adulti, debbono onorare i loro genitori anche quando invecchiano e quando perdono il senno. Oggi se un papà ha l'Alzheimer, una mamma, li mettiamo negli istituti e neppure senza sentire la colpa di tutto questo. Ecco, cosa vuol dire oggi l'immissione di questa nuova condizione per un cambio di cultura, anche spirituale e pastorale. Rapidamente rispondo alla sua domanda. Allora, io darei 3 suggerimenti al Santo Padre, umilmente, se posso permettermi. Il primo, di essere molto ligio nel seguire le indicazioni dei medici. È in un momento di fragilità e deve occuparsi, deve sentire gli altri, non avere delle iniziative che possono minare ancora la sua salute, è sicuramente molto fragile. Secondo punto, il Papa ha una malattia del corpo, non ha una malattia della mente, quindi continuare a utilizzare la sua mente, fare delle letture un po' interessanti, questo mantengono la mente sveglia. Terzo punto, da credente, che preghi per tutti noi, perché la gente rinsavisca, perché non ci sono le guerre, perché la smettano col trucidare la gente innocente. Penso che questo lo possa fare meglio di chiunque di noi. Benissimo, grazie. Se non ci sono altre domande, penso che possiamo chiudere qua. Ringrazio tutti voi, tutti i nostri ospiti illustri che rimangono qua ancora un pochino per le vostre interviste, se volete. Grazie a tutti, foi un piacere, è stato un piacere. Grazie.